Ciao a tutti, io sono Matteo, il figlio di Davide di Audio Costruzioni, probabilmente avete già visto in altri video. Oggi siamo a Reggio Emilia al Planet Music da Emanuele Bigi, probabilmente l'avete già visto anche lui in altri video. Se non l'avete ancora visto, qui vi lascio un video in cui Emanuele vi parla di dischi jazz e di musica classica. Sono molto interessanti, andateli a vedere se non li avete visti. Oggi facciamo un altro video sempre con Emanuele, che è un esperto di tutto ciò che riguarda la musica. Un video che secondo me può essere molto interessante, secondo noi tutti può essere interessante, in cui parliamo delle stampe migliori per audiofili per far risaltare al meglio il nostro impianto hi-fi che abbiamo pagato tanto, ed è giusto ripagarci con dei vinili che sono all'altezza. E adesso lascio la parola ad Emanuele. Benvenuti al Planet Music. Da ormai 25 anni cerco di consigliare i numerosi clienti che vogliono un buon compromesso, cioè vinili che suonino particolarmente bene e magari anche non necessariamente le ristampe di oggi, che purtroppo non sempre soddisfano perché vengono fatti spesso da master digitale. Diciamo, io suggerisco sempre di pensare a una barra che sta perfettamente in bilico. Da una parte, quando noi spostiamo la barra verso gli album originali, per esempio anni 50 di jazz o anche primi anni 60, trovare quei dischi tenuti veramente bene e quindi senza frusci, senza disturbi, è oggettivamente piuttosto complesso. Dall'altra parte, se proviamo a ribilanciare la barra, andiamo sulle ristampe magari anni 80, 90 o 2000, non sempre appunto sono soddisfacenti, dipende molto chi fa queste ristampe e non solo, dipende anche dove vengono fatte queste stampe. Io cito spesso il caso della Fantasy. La Fantasy ha ristampato questi album con i numeri di catalogo OJC, sono piuttosto noti. Le stampe americane degli anni 70 e 80 sono dischi che mediamente suonano veramente bene, in alcuni casi molto bene. Gli stessi vinili stampati in Germania, per esempio, copertine identiche, tutto identico, spesso anche il numero di catalogo cambiava di poco. Ecco, vinile leggero e comunque il tipo di stampa era decisamente più infelice. Quindi in questo caso uno poteva fare tranquillamente l'esperimento, prendersi i Bill Evans, i Sonny Rollins, i Coltrane, perché questa Fantasy ristampò cataloghi importanti, quindi Riverside, Prestige, gli stessi Pablo vennero ristampati. Parliamo di cataloghi di centinaia e centinaia di grandi dischi che hanno fatto la storia del jazz. Ecco, come dicevo, gli stessi dischi stampati in America suonavano in un modo, stampati in Germania in un altro. Ahimè, devo dire, anche le stampe italiane, soprattutto quelle degli anni 70 e 80, non sono molto amate, e in parte questa cosa è giustificata. Negli anni 60 no, io potrei citarvi dischi Verve, dischi Impulse, Riverside, Prestige, Atlantic, Columbia, tutte etichette prestigiose, stampe italiane degli anni 60 che suonano veramente molto bene. Per esempio citerei volentieri Stan Getz con João Gilberto, i dischi quelli Bossa Brasil affascinanti. Ecco, i Verve stampa italiana suonano benissimo. Stessa cosa nella mia collezione ho degli Ella Fitzgerald stampa anni 60, suonano benissimo. Quindi anche questa è una generalizzazione che vi suggerisco di non fare. Non sempre la stampa italiana è deludente, dipende molto dalle etichette. Andando avanti, parlando appunto di dischi che suonano particolarmente bene, direi che per quanto riguarda ad esempio il grande jazz degli anni 50, il West Coast Jazz, c'è un'etichetta che è la Fresh Sound, che ristampa in maniera filologica, quindi sono album con la copertina e il retrocopertina assolutamente identico, addirittura la label, quindi l'etichetta diciamo del vinile viene ristampata identica all'originale. Si capisce che non è roba anni 50 ovviamente per il fatto che viene indicato dietro l'anno, e in questo caso questa è una ristampa Fresh Sound del 72, ma per il resto loro è come se eclissassero la loro presenza a favore di una ristampa veramente filologica. Questi sono dischi che suonano bene e sono sicuramente un buon compromesso, perché trovare francamente gli album di West Coast Jazz degli anni 50 tenuti bene o che suonino bene, senza graffi, senza frusci, senza disturbi, credetemi, è 25 anni che svolgo questa attività, è praticamente impossibile. Sempre per parlare di dischi che suonano molto bene, io vi suggerisco caldamente di provare a cercare le stampe anni 70 americane. Le stampe anni 70 americane o anche primi anni 80, dove non compare ovviamente ancora la dicitura digital, che è una cosa che come ben sappiamo ammazza tutto quello che è il calore del vinile, la rotondità, la profondità di suono, perché il master diventa digitale e quindi in questo caso il vinile suona come un CD. Quindi non voglio dire in maniera
orrenda, semplicemente è un'altra cosa. Suonano magari bene, ma suonano molto più freddi rispetto alla rotondità ovviamente dell'analogico. Le stampe americane anni 70 sono sempre molto cercate, molto ambite. Potrei citare i doppi per esempio su Verve, che hanno ristampato il loro catalogo meraviglioso, nonché smisurato, appunto del grande jazz anni 50 e 60. Quindi sto pensando a dischi come Coleman Hawkins, come Ben Webster, Billie Holiday, Lester Young, Charlie Parker. Queste stampe anni 70, tra l'altro anche con edizioni curate piuttosto bene anche dal punto di vista grafico, suonano davvero molto bene. Stessa cosa possiamo dire per più o meno tutte le ristampe sempre americane di etichette appunto come Prestige, Riverside, Columbia, non solo jazz ma anche per esempio il jazz vocale di Frank Sinatra, o album di grandi artisti che hanno inciso grandi dischi sempre negli anni 50-60 come non so Miles Davis o Coltrane. Ecco, quindi album come quelli della Impulse o della Blue Note, che sono molto ambiti, anche in questo caso trovare gli originali dell'epoca tenuti bene non è un'impresa facile, e infatti potrete vedere in rete anche le cifre che hanno raggiunto questi dischi. Credo che sia un buon compromesso pertanto andare su questo tipo di stampe, ripeto anni 70 o 80, possibilmente stampa americana, nel caso non si riesca ben venga anche una stampa magari olandese, che non è male perché anche gli olandesi comunque sul vinile hanno lavorato piuttosto bene. È un buon compromesso per avere degli album sicuramente affascinanti, spesso con copertine identiche agli originali, perché non dimentichiamo che la copertina fa una grandissima differenza. Anche nei CD il fatto di ristampare cambiando le copertine è una cosa che mi ha sempre lasciato un po' indispettito, e parlandone anche con clienti e amici è una sensazione che non è solo mia ma è abbastanza condivisa. Venendo alle stampe più recenti invece non c'è comunione di sentimenti. Io parlo con audiofili, quindi puntine, giradischi, impianti veramente di altissimo livello come quelli appunto che vi propone Davide nel suo bellissimo negozio. Sul vinile degli anni 90 e soprattutto sul vinile degli anni 2000 ho clienti che hanno preso diverse cose pagandole anche cifre significative e non sempre hanno trovato quella qualità che si aspettavano. Il problema credo dipenda proprio dal fatto che il ritorno del vinile, che è stato esponenziale soprattutto a partire dal 2010 a oggi, ha creato una grande corsa ad accaparrarsi appunto il vinile. Molte etichette si sono buttate sul ristampare, ma magari senza quella competenza oppure senza quella capacità di raggiungere un certo livello dal punto di vista qualitativo, perché poi la qualità si paga. La sensazione anche di alcuni discografici con i quali ho parlato è che c'è una grossa fascia di persone che compra vinile oggi, sto pensando anche a un pubblico giovane, che non sempre è interessato a come suona il vinile, cioè compra il vinile magari più come feticcio, per avere in mano l'oggetto. Quindi poi alla fine che l'album sia un originale dei primi anni 60, tenuto bene, che suoni bene, magari a loro interessa relativamente, a loro va benissimo anche una ristampina, magari in vinile leggero e che magari suona anche un tantino inscatolata, oppure, come dicevamo prima, direct metal mastering, quindi che suona come un CD. Per chiudere questa piccola infarinatura, conosco tantissimi collezionisti che preferiscono le prime stampe, cercano le prime stampe con grande accanimento, nel jazz così come anche nel rock o nella classica, e sono disposti a tollerare dei frusci e dei disturbi, cose che per esempio io non riesco a fare. Mi sembra strano, ma proprio per una deformazione mia il disco a me piace proprio pulito. La maggior parte delle persone con le quali parlo preferisce quindi andare a indirizzarsi su stampe successive, quindi come dicevamo prima magari anni 70 o nel caso 80-90, però facendo attenzione a chi è che ristampa, quindi magari dare un'occhiata anche a quelle che sono le votazioni nei vari blog, nelle varie pagine dedicate, e so che anche appunto Davide da sempre ha una situazione nella home page dove accoglie volentieri le discussioni di questo tipo, quindi cercare un attimo di documentarsi, sentire anche che cosa dicono gli altri amanti audiofili e ovviamente cercare
cercare sempre di stare molto attenti a non esagerare, perché credetemi davvero, spendere cifre folli per dei vinili dal mio punto di vista non ha molto senso. Allora, per gli amici che abitano lontano, ho dimenticato una cosa importante: ormai la corrispondenza l'abbiamo pressoché eliminata. Io il suggerimento che vi do davvero: sfruttare il sabato, qua facciamo orario continuato dalle 10 fino alle 7, ci sono svariati lettori CD, svariati giradischi per ascoltare in cuffia il materiale, ma soprattutto voi ci mettete la benzina, l'autostrada e il tempo, però noi qua vi proponiamo davvero tantissimo materiale. Per esempio questa fila di jazz, tutta roba appena arrivata, ci sono davvero tantissimi album che noi vendiamo perfetti con la garanzia a cifre davvero molto popolari, parliamo di 7-9 euro, e alcune cose magari un po' più interessanti 11-13, per arrivare magari ai 15-18 di cose già più interessanti. Quindi se voi pensate che una ristampa 180 grammi di oggi difficilmente costa meno di 18, 20, 23 euro, potete già fare un attimo un ragionamento vostro. Tra l'altro noi vendiamo con la garanzia, però credetemi, il fatto di venire qui, trovarsi in un ambiente con 50.000 dischi, CD, libri, DVD, avere la possibilità di fare 4 chiacchiere, e io sono qua a vostra disposizione, conoscete altre persone appassionate che magari hanno come voi ottimi impianti, credo che sia un buon modo per tornare veramente a vivere la musica non in modo freddo davanti a un PC o magari isolati col proprio iPod in cuffia, ma per tornare a vivere nella vera e propria condivisione, come credo che dovrebbe essere. Bene, io ringrazio audiocostruzioni.com di esserci venuti a trovare e saluto tutti quanti. Mi raccomando, se venite a trovarci, fateci presente di essere appunto amici di Davide e del suo meraviglioso negozio. Da Emanuele Bigi del Planet Music un saluto, grazie per essere venuti qua da noi.